Siamo dentro al recinto interno che ho fatto per proteggere le piante da frutto piantate l'autunno scorso dagli asinelli, però sta crescendo un sacco d'erba e adesso devo tagliarla. Mi dispiace un po' perché ci sono dei bellissimi papaveri, c'è un sacco di questi giacinti selvatici che sono quelli che fanno il cipollino sotto, chiamato lampascione. Nella nostra zona non fa parte dell'arte culinaria, giù in meridione, credo in Campania, non sono sicuro, sono specialità locali. Guardate che bello! Più tutta una serie di altri fiorellini selvatici, però purtroppo devo tagliare, comunque dopo ricresceranno. Il problema è come tagliare. Un'idea è fare entrare gli asini, però ho paura con tutti questi frutti. Guardate queste mandorle che belle e quante. Pianta messa a dimora solamente autunno scorso, Oppure altra soluzione logica, mi metto qua con calma col decespugliatore, perché entrare col trattore, col cararo e la trincia faccio fatica a girare, ho paura di prendere contro alle piante, non riesco ad arrivare vicino al recinto, quindi è meglio che ci do di decespugliatore, ma caro mio, altrimenti c'è un'altra soluzione. Ricercando con trattorino taglia erba 4x4, guardate quanta bella roba salta fuori. Quindi questi sarebbero veramente eccezionali, baricentro basso, ideali per il mio giardino, per il mio bosco, però non costano poco, diciamo che vanno dai 7-8 mila euro fino ad arrivare ai 16-17 mila euro. E un problema di questi trattorini è che con pendenze molto elevate tendono a non pescare olio, quindi bisogna stare attenti a non prendere mezzi che abbiano questo difetto, perché altrimenti prendi un 4x4 per risolvere il problema della collina e della montagna e poi non ci puoi andare se non greppi il motore, non ha molto senso. Io mi sono un po' studiato il tutto e ho trovato questo trattorino Iseki, questo, che è fantastico, riesce a raggiungere inclinazioni fino a, andiamo a vedere, motore Kawasaki a 2 cilindri, avviamento elettrico, raggio di sterzata, altezze, dimensioni, passo, qua non dice l'inclinazione, made in Japan, quindi è una garanzia. Allora, inclinazione oppure pendenze, andiamo in all. Ok, pendenza superabile 25-46%, 25 gradi in salita, 46 gradi in discesa. Però il prezzo siamo sui 14.000 euro, poi tra l'altro qua me lo dà come esaurito. Inoltre, come sapete, io acquisto sempre praticamente tutto online, ma quando vado ad acquistare mezzi del genere che non costano poco e comunque hanno ovviamente bisogno di una manutenzione periodica, preferisco spendere 2 soldi in più ed acquistarlo al mio paese. Pronto, Agricola? Sì. Ce l'avresti l'Iseki taglia erba, il trattorino 4x4, il modello è, aspetta, SRA 950 FA. Sì. Ok, è vero che riesci a fare fino a un 46% di discesa? Sì. Mi fai la manutenzione tu, sono tranquillo? Sì. Ma ce l'hai in negozio? Sì. Ma posso venirlo a prendere adesso? Ah. Ma sei sicuro? Sì. Ha detto di sì. Mi piace quando vado a comprare un giochino nuovo. Nel bosco di Monte Marzano, tra gli alberi alti e verdi, un sorriso si dipinge su. Eccolo qua la bestiolina. Quindi, come dicevo, motore Kawasaki, l'ho preso qua a Pavullo, all'Agricola Pavullese, come vi dicevo, proprio per avere una sicurezza in fatto di manutenzioni, in fatto di assistenza. Qua abbiamo Nicola, ci spiega un attimino le prime cose da fare, le prime manutenzioni. Allora, a livello di macchina, la macchina è già pronta all'uso, quindi ti viene data con l'olio, un po' di benzina, già collaudata e già pronta. Ti faccio vedere solo svitando questo
pomellino qua, si solleva il cofano, Ok, qua troviamo il bicilindrico Kawasaki, ok, dove abbiamo asta di livello dell'olio ok. che controlli il livello da qua, Mhm. filtro dell'aria, c'ha le clip rapide e viene su. Quindi quello periodicamente è meglio darci un'occhiata. Esatto. Mm. Adesso dipende anche un po' dalla stagione, se è molto polveroso o no, comunque ogni fine lavori è sempre meglio darci una Una soffiata, soffiata. che si Bene. smonta svitando la farfallina, Ok. cavando il filtro e soffiandolo. Quindi pulizia filtro periodicamente, dipende dalla stagione. Chiaramente se vado a segare della roba molto secca che fa più polvere Esatto. è meglio starci più dietro. Livello olio, darci una controllata saltuariamente. Sì, solitamente io consiglio di farlo inizio stagione, Ok. si controlla il livello dell'olio, adesso dipende in base anche uno quante ore fa. Noi solitamente dopo le prime 50 ore si fa un cambio olio e filtro dell'olio motore. Ok. Filtro dell'aria, se è tenuto bene, pulito, può lavorare ancora. Poi sostanzialmente le manutenzioni da fare sono quelle lì, quelle più frequenti, Ok. perché dopo abbiamo il livello dell'olio dell'idrostatico, che questo qua non si rabbocca mai. Dopo eventualmente questo qua si può cambiare, ma quella è una manutenzione che facciamo noi in officina. Quindi io la prima volta che vi devo contattare è dopo quante ore? Facciamo un controllo dell'olio idrostatico, quelle cose lì, 250 ore circa. 250 ore. Perfetto. Per accenderlo bisogna azionare il pedale del freno, Mhm. si tira l'aria, primo scatto accendi il quadro, il secondo fa l'avviamento. Una volta che è partito si riapre l'aria. Bene. Dopo si può mollare il pedale del freno, qua c'hai la pedaliera d'avanzamento, avanti e indietro, ok? Le quattro ruote motrici sono sempre inserite. Ok. Se hai difficoltà nelle pendenze più elevate, questa qua è la leva del bloccaggio del differenziale. Solo dietro. Esatto. Ok. Se ti scivola si blocca il differenziale dietro e tira di su. Bene. Altezza. Regolazione dell'altezza di taglio. Ok. C'è la possibilità di fare l'avanzamento anche a mano senza usare il pedale, Ok. avanti e indietro. Equivalente. Non cambia niente. Chiaramente il pedale è più comodo per me, poi c'è chi lo preferisce anche lì. Quell'altra leva qua per azionare il taglio. Ok. Adesso non lo faccio qua perché sennò mi tira sui tappeti, Va magari bene. andiamo fuori. Ok. Quell'altra leva qua è l'acceleratore. Va bene. Ovviamente quando si taglia io consiglio sempre di tenere il motore a regimi massimi Ok. e ti regoli la velocità d'avanzamento col pedale. Con l'idrostatico. Carichiamo. Il controllo dell'olio lo fai ad asta non abitata, cioè inserisci e Ok. tiri su. Ok. E qua c'hai l'indicatore, le due linette, Deve essere tra le due linee. deve essere lì in mezzo. Bene. Questo dietro on off cos'è? Questo qua è per sbloccarlo se lo vuoi spostare a mano, Ah, cioè tu togli la praticamente, trazione. esatto, ok. è un cioè se tu lo metti lì, E togli il freno, si sposta. diciamo è una folle. Ok. Grazie. Ciao. Sono andato a prendere un po' di benzina, 2 taniche, poi ho fatto il pieno anche al trattorino, già che c'ero. Se lo carico nel carro adesso. Non vedo l'ora di arrivare a Montemarzano e mettermi subito all'opera. Che bello essere diventato adulto per poter comprare tutti i giochini che uno vuole. Eccoci qua. Trattorino bellino. Belline anche queste rampe in alluminio, leggere, portano fino a 500 kg l'una, credo, forse di più.
Andiamo a segare. Del verde splendore di Monte Marzano, tra gli alberi sussurra un dolce canto. Elise chi mio fedele compagno, che danza tra i sentieri, leggero e scattante. Oh, Iseki mio piccolo eroe, con te ogni lavoro è una gioia che cresce nel bosco di Monte Marzano. Sei re, insieme a te ogni giorno è una festa che nasce. Gli uccelli in volo ci fanno corona, mentre l'Iseki zampilla vita nuova. Ogni ramo e ogni foglia si inchina al passaggio del piccolo e della collina. Oh, Iseki mio piccolo eroe, con te ogni lavoro è una gioia che cresce nel bosco di Monte Marzano. Sei re, insieme a te ogni giorno è una festa che nasce. Con il mio trattorino sono trasportato, in ogni angolo del bosco c'è un tesoro, con Iseki ogni scoperta è un trionfo d'oro. Oh, Iseki mio piccolo eroe, con te ogni lavoro è una gioia che cresce nel bosco di Monte Marzano. Sei re, insieme a te ogni giorno è una festa che nasce. E quando il sole al tramonto si posa, Iseki riposa. Finisce la giornata gloriosa, ma nel cuore brilla la certezza che domani sarà un'altra avventura, una nuova bellezza. Oh, Iseki mio piccolo eroe, con te ogni lavoro è una gioia che cresce nel bosco di Monte Marzano. Sei re, insieme a te ogni giorno è una festa che nasce. Una festa che nasce. Oh, come un bambino in un mondo incantato, con il mio trattorino sono trasportato. In ogni angolo del bosco c'è un tesoro, con Iseki ogni scoperta è un trionfo d'oro. Oh, è un bambino in un mondo incantato, con il mio trattorino sono trasportato. In ogni angolo del bosco c'è un tesoro, con Iseki ogni scoperta è un trionfo d'oro. Oh, Iseki mio piccolo eroe, con te ogni lavoro è una gioia. Oh, solo che così non va in moto. Perché? Dunque, qua, questo, l'ho spento con la lama accesa
Probabilmente adesso non va più in moto. Porca miseria. Devo telefonare. Sembra quasi che l'abbia fatta apposta per vedere il servizio d'assistenza di Nicola dell'Agricola Pavulese. Comunque li ho chiamati, mi ha detto vengo giù subito. Il cimice. Cosa ho fatto? L'ho spento con la barra accesa. Secondo me ho fatto una cavolata, però Nicola dice no, ma dopo disattivando la barra comunque dovrebbe accendersi. Ma spengo il freno, la barra è disattivata, la barra è alta del tutto, giro, ma non parte. Aspettiamo che arrivi Nicola. Vedete cosa vuol dire comprare online o comprare da un negozio, eh? Se l'avessi preso online adesso sarebbero stati dolori. Allora è arrivato Nicola, ha già trovato il guasto, era un cavolo di lamierino sotto questa leva, la leva che alza ed abbassa la barra falciante, che era piegato e quindi non andava a premere sopra al fine corsa. Riprendiamo il lavoro. Ok, perfetto, abbiamo finito, il mezzo è fantastico, a parte quel piccolo inghippo di quel maledetto lamierino. Comunque in un attimo sono riuscito a pulire bene, anche se c'è il terreno completamente disuniforme, visto che i cinghiali si sono divertiti, hanno scavato. Prima o poi riuscirò a sistemare anche la rete, tanto da evitare che possano entrare nella proprietà.
Comunque dicevo, il mezzo è fantastico, si riesce ad avere una visuale ottimale ovunque, ti senti sempre in massima sicurezza, non ho mai avuto paura di ribaltarmi e si arrampica ovunque. Ho dovuto attaccare il bloccaggio del differenziale una sola volta, altrimenti riesci ad andare ovunque anche senza il bloccaggio differenziale. Comincia a piovere, chiudiamo tutto, va bene? Alla prossima, vi farò vedere un prossimo giochino. Buon Monte Marzano, ricordatevi di iscrivervi, ciao!